Ciao Maker, oggi parliamo della Anycubic Cobra 4 appena messa in vendita. Non è una review, non ce l'ho sotto mano, però vi volevo fare un confronto con la Cobra X per vedere quello che cambia e soprattutto se ha senso o meno acquistarla, aspettare fino a luglio. Andiamo sul sito di Anycubic e vediamo quello che cambia. Allora, l'Anycubic Cobra 4 Combo, in versione combo, è una macchina che è identica come struttura alla Anycubic Cobra X. L'unica differenza è quella della testa, come potete vedere qui ha un solo, diciamo, l'ingresso di un solo filamento e quindi non ha il sistema della testa Ace Gen 2 che è stato inserito all'interno della Cobra X, che è tra l'altro la funzionalità più interessante, ma praticamente è una macchina di prima fascia prezzo, che ha la possibilità tramite l'Anycubic Ace 2 Pro di arrivare fino a 8 filamenti, quindi ne può supportare 2. Ora, vediamo un pochino anche la fascia di prezzo a cui si posiziona. Stiamo parlando di 379 euro con un risparmio di 120 euro perché in realtà il prezzo finale dovrebbe essere 4,99. Quindi 379 euro con la versione combo con un Anycubic Ace 2, contando che solo l'Anycubic Ace 2 costa all'incirca, andiamo a vedere subito, 289 euro, quindi in offerta diciamo con meno 40 euro oggi, ma in realtà il suo prezzo finale è 3,29, alla fine con una differenza di neanche 50 euro in più ci portiamo a casa una stampante completa. Da sola, quindi senza avere la versione combo, ha un costo di 279 euro. Vi ricordo che questo è il costo attuale che trovate sul sito. Vi lascio giù in descrizione un codice da 15 euro, quindi in realtà questo prezzo lo dobbiamo decurtare ancora di 15 euro. Quindi abbiamo 279 meno 15, 264 euro per la versione pulita, liscia, così senza la combo, e la versione a 4 colori verrebbe 379 meno 15, stiamo parlando di 364 euro. Quindi comunque un buon prezzo per quello che è la macchina. Però adesso vi voglio parlare in dettaglio anche della differenza con la Cobra X. La Cobra X realmente la differenza è solo la testa, perché il piatto di stampa è 26 x 26 x 26, cioè l'area di stampa è 26 x 26 x 26 centimetri. E le dimensioni sono le stesse, addirittura arriva con un spool adapter qui che va attaccato qui in alto, simile a quello della Cobra X, e per poter agganciare una sola bobina che vedete che ha un solo filamento, e per il resto è identica. Anche la posizione della webcam è la stessa, quindi abbiamo diciamo forse una miglioria perché è stata angolata un po' di più, ma comunque la troverete sempre utile solo ed esclusivamente per avere il controllo degli spaghetti o il filamento in aria, ma non per i timelapse che non sono proprio eccezionali. Anche se con la testa più piccola si riesce a vedere meglio sul piatto. Oltre a questo, le differenze praticamente sono finite. No, una differenza importante è questa. La testa, siccome non è più dedicata a poter avere 4 tipologie anche di filamento differenti, ma soprattutto di filamenti morbidi, questa macchina qui può aver problemi per quanto riguarda l'uso di più di un filamento morbido. Parliamo di TPU magari, perché lo possiamo caricare direttamente il TPU al di fuori dell'ACE, perché se usiamo l'ACE con il TPU
possiamo avere delle problematiche date dal fatto che il filo è morbido e ci son dei motori qui che vanno a spingere il filamento all'interno della testa e quindi, ci possiamo scordare quello che è la stampa multicolore s con filamenti morbidi. Ora, questa macchina è vero sì che ha in più la possibilità di usare un riscaldatore che sta all'interno dell'essiccatore dell'Ace che fa anche da essiccatore e mantiene a temperatura, ma non so se questo possa bastare per, andare ad avere una macchina che dicevamo la Cobra X che ha un prezzo di 299 €, quindi con 15 € di sconto arriviamo anche qui a 274 € e ha un prezzo praticamente che è inferiore di 100 € per quanto riguarda la versione combo Cobra 4, nonché un prezzo similare di tutto e per tutto a per quelli che riguarda la Cobra 4. Ora, perché questo? Perché, la testa che ha l'Ace Gen 2, diciamo la testa con i le 4 ingressi, comunque sia potrebbe essere un pochino più delicata, nonché problematica, da parte di chi magari è, alle prime armi e quindi andare a gestire un singolo ingresso è un pochino più semplice. Questo è vero. Un'altra verità sicuramente con la versione combo è il fatto di avere un Ace insieme che ci permette di avere i filamenti, diciamo essiccati, ma vi posso garantire che utilizzando una Anycubic Cobra X a il prezzo attuale, quindi 2,99 diciamo 2,74 con un è uno filament partner che utilizzo io della Kitu, che costa 120 €, arriviamo alla stessa cifra della Anycubic Cobra 4 Combo, nonché abbiamo la possibilità di poterlo utilizzare eventualmente anche in altre stampanti. Questo è un buon compromesso che son riuscito ad ottenere con la Cobra X e questa tipologia di essiccatore che però, non avendo i motori all'interno, ci permette di andare a gestire anche i filamenti più morbidi. L'unica pecca che ha questa Cobra X4 Combo è quella di non poter gestire i filamenti molto morbidi, perché altre tipologie di filamenti che possono essere anche caricati, che sono un pochino più duri, comunque sia, si avrebbero delle problematiche a stampare visto che è una stampante a camera aperta. Detto questo, questa stampante attualmente, al prezzo attuale, diciamo che, potrebbe essere sì una macchina di ingresso, di attacco anche per l'Anycubic, ma avendo la Cobra X allo stesso prezzo, diciamo che liscia parlo, sempre della macchina liscia, diciamo che potrebbe essere una sovrapposizione anche per Anycubic. Non solo, acquistandolo ora, la macchina, si inizieranno le spedizioni dal 10 al 15 luglio. Ciò significa che la spedizione del 15 luglio non arriverà prima di, ottobre. E questo potrebbe essere un altro punto a sfavore attualmente della Cobra 4, contando che la Cobra X è praticamente a spedizione immediata, in 24 ore, quindi si riesce a ricevere direttamente con poche settimane a casa, se non anche magari con una settimana, se si è fortunati e già c'è approvvigionamento su quelli che sono i vari hub europei. Quindi, vorrei capire anche da parte vostra che cosa ne pensate di questa sovrapposizione e soprattutto di riduzione di funzionalità al posto, diciamo, di poter avere un essiccatore, un Ace 2 Pro.
A me personalmente non fa impazzire come ragionamento perché la Anycubic Cobra X stampa benissimo, io la uso oramai già da qualche mese e vi posso assicurare che va bene, va molto bene. Mi sono dovuto ricredere perché utilizzavo una Cobra 3 Combo in cui ho avuto tantissimi problemi di livellamento del piatto e invece questa è una macchina veramente, veramente spettacolare. Quindi, avendo ereditato anche tutta la base per quanto riguarda la Cobra 4 Combo, sicuramente sarà un'ottima macchina anche questa. Solo che non vi permette di stampare 4 filamenti insieme, a meno che non prendete la versione combo. Comunque sia, se siete interessati eventualmente a prendere anche solo l'Ace, vi conviene prenderla direttamente con la Anycubic Cobra 4, così avete una stampante in più a solo 50 euro di differenza per l'Ace, per andare a prendere solo l'Ace 2 Pro. L'unica cosa è che bisogna aspettare e attendere un pochino di tempo, qualche mese, se non ne avete bisogno adesso. Ok ragazzi, detto questo, voglio sapere anche voi che cosa ne pensate di questa macchina, perché sì è vero che è un primo prezzo, è un'ottima, sicuramente un'ottima macchina, la Cobra 4, per le sue caratteristiche che eredita dalla Cobra X, ma si va praticamente a mettere allo stesso livello di prezzo, quindi a questo punto conviene più prendere una Cobra X e aspettare la disponibilità eventualmente della Cobra 4 in autunno e poi decidere se prenderla o meno e di vedere anche magari qualche recensione effettiva sulla stampa e se ci sono problemi con l'Ace 2 Pro. Vi saluto, vi ringrazio e vi ricordo che se volete acquistarla una di queste macchine vi lascio anche uno sconto in descrizione. Ci vediamo tra pochi giorni per altri video che sto rilasciando. Vi ringrazio sempre perché siete tanti anche a commentare e a seguirmi. Ciao, alla prossima.